E bentornati a Visioni qui da Simac Tannintech. Stiamo parlando con Gianpietro Papa, che è tornato a farci visita, una presenza ormai fissa di questa fiera, di questi eventi. Gianpietro non ha bisogno di presentazioni perché è un decano della calzatura, dello stile, della modelleria e dello sviluppo. Però diamo la parola a lui per farci raccontare oggi in che direzione sta cambiando la scarpa italiana, europea e mondiale. I cambiamenti sono tanti. Non è che è cambiato tutto stamattina, è cambiato piano piano, ma siamo arrivati a un punto, proprio una svolta tecnologica, proprio sia l'intelligenza artificiale, l'avvento del 3D soprattutto in particolare, e tutti gli altri sistemi che stanno arrivando. Stiamo vivendo un momento, da un punto di vista, possiamo dire, tecnologicamente parlando, magico, perché cominciamo a realizzare quello che sino a ieri erano delle utopie. Certo, realizzando queste utopie ci danno la possibilità di immaginare altre utopie da raggiungere, però siamo a un livello di tecnologia altissimo. Ecco, la tecnologia, come qualche anno fa avevamo paura che la tecnologia sostituisse l'uomo e quindi creasse disoccupazione e altre, mentre invece secondo me la tecnologia dà molte più opportunità e non sostituisce l'uomo, ma migliora le performance dell'uomo. Il lavoro manuale dell'uomo, che prima era soltanto forza di braccia, adesso il lavoro manuale è fatto con la testa. Con le nuove tecnologie si possono fare delle cose che prima non si faceva. Ecco, sorprende sempre di Papa questa contemporaneità. Non è proprio una giovane promessa dello stile. È una persona che ha 50 anni di carriera ormai, 60. credo. 60 anni di carriera. E comunque riesce a vedere sempre più avanti. Dal punto di vista pratico, mi fai un esempio di miglioramento apportato dalla tecnologia nel tuo lavoro? Beh, a parte i vari casi per lo sviluppo del modello, per la creazione appunto della sezione del modello, poi c'è tutto quello che subentra poi nella fabbrica. La possibilità, per esempio, di usare il tridimensionale permette da una parte di creare degli accessori che prima non si potevano fare a mano, sino ad arrivare a creare la scarpa completa. Questa possibilità influisce molto sulla creatività. Oggi possiamo creare delle cose che sino a qualche tempo fa, non dico qualche mese, ma qualche anno fa, anche qualche mese se vogliamo dire, erano impensabili realizzare una cosa del genere. Adesso riusciamo col genio e con la capacità manuale di usare questi aggeggi, queste novità. E quindi c'è più libertà di creatività, più ricerca di comfort. La tecnologia non è vista solo nelle macchine, ma anche nei componenti della calzatura. Ci sono dei nuovi materiali, dei nuovi sistemi. Ecco, con i nuovi materiali subentrano anche dei nuovi sistemi di assemblaggio di quello che è oggi la calzatura. E quindi cos'è? Una specie di rivoluzione, diciamo, nell'ambito del settore della creatività. Alle fiere del manufatto, come si diceva una volta, cioè Micam e Mipel, ha sorpreso molto, ha creato molta curiosità tutta la parte factory, più che altro perché ai negozianti dava la possibilità di inserire dei macchinari per personalizzare le borse, le scarpe, fare l'ultimo ritocco direttamente in negozio. Questo può essere un aspetto interessante per i fornitori di tecnologia, cioè lavorare su qualcosa che viene cambiato poco prima di essere messo in vendita su richiesta del consumatore? Certo, questa è una delle opportunità che la nuova tecnologia dà, la faccenda di personalizzare sia nell'aspetto che nel modo di farla, che nella tecnologia personalizzare. Si possono personalizzare le macchine per un certo tipo di prodotto, come si può personalizzare un prodotto per un certo gusto. E quindi è un cerchio che si completa. La personalizzazione può essere anche una personalizzazione una specie di su misura. Per esempio, con le tecnologie che abbiamo oggi si possono prendere le coordinate esatte del piede e rifare una calzatura su misura. Anche dal punto di vista medico, certe calzature vanno viste per migliorare la camminata, per migliorare l'aspetto, per migliorare la posizione
E tutte queste cose, grazie alla nuova tecnologia, sono più semplici, sono più alla portata di tutti. Si possono fare. Si possono fare. Certo. Di sneaker si parla da tanti anni e si dice sempre sì, ma è arrivato al massimo, scenderà, però in realtà non se ne vede la fine. Te che idea ti sei fatto? Beh, allora, il principio della moda è quello di creare sempre delle novità. La sneaker non è più una novità, intesa com'è. Diciamo, l'intesa delle nuove. Con l'avvento del 3D si può fare una sneaker interamente costruita in 3D o parzialmente costruita in 3D, e quindi si apre un nuovo filone. Certo che ormai è diventato un dato di fatto, no? Forse una volta si diceva il derby è una novità, il décolleté è una novità, il sandalo fatto in quel concetto è una novità. Oggi sono parte comune di quelle delle cose che si fanno, quindi ormai la sneaker ormai vive da tanto tempo che non si può più considerare novità in quanto tale, in quanto creatività è tutto da giocare. Molto bene, chiudiamo con le prospettive di questo settore. Si dice che è in fase calante, si dice che l'Italia è meno competitiva, però in realtà l'Italia continua a innovare, continua a competere, continua a lottare perlomeno. Che futuro vedi nei prossimi 5-6 anni? Noi, dunque, ci sono fabbriche che costruiscono calzature, fabbricano calzature come fossero dei cioccolatini, altri come fossero dei gioielli. La tecnologia aiuta sia gli uni che gli altri. Noi sarà difficile che diventeremo dei produttori di cioccolatini, dovremo fare dei gioielli. Contiamo sulle nuove tecnologie per aiutarci a creare dei gioielli sempre più belli e quindi delle calzature sempre più ricercate, sempre più personalizzate, come abbiamo detto prima, e sempre più anche all'avanguardia. Anche la tecnologia aiuta, perché fare un gioiello non vuol dire soltanto impreziosirlo, vuol dire fatto bene, fatto con amore, e quella è la nostra strada. Quindi che siano 100 milioni di paia, ma le migliori del mondo. Esatto, speriamo. Al momento sarà così. Ringraziamo Gianpietro Papa, ci vediamo alla prossima edizione della fiera e a tra poco con un nuovo ospite.